Ben ritrovati, finalmente è arrivato il sole, sta arrivando il caldo, sembra magnifico, ma non per tutti è così. Vediamo perché dopo la sigla. Depressione e primavera, un legame inaspettato. Mentre la natura si risveglia, tutto sembra rinascere. Tuttavia, alcune persone provano sensazioni inaspettate di tristezza e malessere. Contrariamente a quanto si possa pensare, la primavera non porta solo fiori e giornate più lunghe. Per alcune persone può rappresentare un periodo di particolare difficoltà emotiva. Scopriamo insieme perché questo accade e cosa possiamo fare per affrontarlo. Stiamo parlando della depressione primaverile, scientificamente nota come disturbo affettivo stagionale. Nella sua variante primaverile, colpisce circa il 10% della popolazione. È una forma particolare di depressione che si manifesta proprio quando la stagione diventa più mite e le giornate si allungano. Può sembrare paradossale, ma questo fenomeno è ben documentato dalla ricerca scientifica. Mentre la maggior parte delle persone associa la depressione stagionale ai mesi invernali, esiste questa forma che si manifesta in primavera. È importante sottolineare che non si tratta di semplice malinconia o tristezza passeggera, ma di un vero e proprio disturbo dell'umore che può influenzare significativamente la qualità della vita delle persone che ne soffrono. Gli scienziati hanno identificato diversi fattori che contribuiscono alla depressione primaverile. 1. Cambiamenti ormonali. L'aumento delle ore di luce modifica la produzione di melatonina e serotonina, due ormoni fondamentali per il nostro equilibrio emotivo. Questi cambiamenti possono alterare il nostro ritmo circadiano, influenzando l'umore. 2. Fattori biologici. La primavera porta con sé un aumento dell'infiammazione nel corpo, spesso legato alle allergie stagionali. Recenti studi hanno dimostrato una correlazione tra l'aumento dei processi infiammatori e i sintomi depressivi. 3. Pressione sociale. Il risveglio della natura e l'energia generale che caratterizza la primavera possono creare aspettative sociali di maggiore attività e socialità, generando stress in chi non si sente in sintonia con questo risveglio. 4. Squilibri metabolici. I cambiamenti di temperatura e pressione atmosferica influenzano il nostro metabolismo e possono contribuire a alterazioni dell'umore. Come riconoscere la depressione primaverile? I sintomi principali includono stanchezza persistente e difficoltà a svegliarsi al mattino, nonostante le giornate più luminose. Cambiamenti nell'appetito, spesso con una diminuzione della fame. Difficoltà di concentrazione e sensazione di annebbiamento mentale. Irritabilità e maggiore sensibilità agli stimoli esterni. Sensazione di inadeguatezza, soprattutto in confronto all'energia generale della stagione. Disturbi del sonno, che possono includere sia insonnia che ipersonnia. Questi sintomi tendono a presentarsi regolarmente con l'arrivo della primavera e possono persistere per settimane o mesi. Come possiamo affrontare la depressione primaverile? Ecco alcune strategie scientificamente validate. 1. Mantenere una routine regolare del sonno, cercando di svegliarsi e andare a dormire sempre alla stessa ora. 2. Praticare attività fisica moderata, preferibilmente all'aria aperta ma nelle ore meno calde della giornata. 3. Seguire una dieta equilibrata, ricca di cibi antinfiammatori e omega 3. 4. Non forzarsi a essere felici solo perché è primavera. Accettare le proprie emozioni è il primo passo per gestirle. 5. Se i sintomi sono significativi, non esitare a consultare uno specialista. La depressione primaverile è un disturbo riconosciuto e trattabile. Ricorda, non sei solo in questa esperienza. Chiedi aiuto a chi ti sta accanto. La depressione primaverile è un fenomeno reale che merita attenzione e comprensione. Se tu, o qualcuno che conosci, sta attraversando questo periodo difficile, ricordate che esistono spiegazioni scientifiche e, soprattutto, soluzioni concrete. Con le giuste strategie e il supporto adeguato, è possibile attraversare la primavera mantenendo il proprio benessere emotivo. Ecco, prima di fare qualche piccola considerazione, vi ricordo sempre, mi raccomando,
di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di condividere i miei video e aiutarmi a far crescere questo progetto. Grazie, ho molto bisogno di voi per questo. Bene, andiamo alle considerazioni. Ecco, come potete vedere, tutti ci aspettiamo che le persone che hanno il cosiddetto disturbo affettivo stagionale siano delle persone che affrontano questo momento di depressione durante il periodo invernale. Questo appare abbastanza logico perché la luce, la vitalità e il caldo tendenzialmente aiutano a un miglioramento dell'umore. Ma c'è un ma. Fra tutte le cose che abbiamo affrontato durante il video che vi ho preparato, ce n'è una a cui voglio dare particolare importanza, cioè quella sensazione di malessere forte che hanno alcune persone che sentono una mancanza di risonanza tra il loro mondo interno e quello che succede fuori. Provate a immaginare quando siamo di pessimo umore, ci può capitare davvero di vedere il sole fuori, le persone che si divertono e anziché sentire una sensazione piacevole, incoraggiante, patiamo per il contrasto emotivo che c'è tra quello che viviamo dentro, l'inverno che abbiamo dentro e la luce e la gioia che vediamo magari fuori dalle finestre. Bene, il punto importante che voglio rimarcare è quanto sia importante accettare le proprie emozioni, perché nel momento che noi ci sentiamo di un umore nero, di un umore negativo e non ci legittimiamo a provare quelle emozioni, non ci legittimiamo a provare quelle sensazioni, non facciamo altro che peggiorare la cosa. Allora proviamo, e questo lo dico a tutte le persone che in primavera hanno un abbassamento del tono dell'umore, ad accogliere il loro stato d'animo, provare a sintonizzarsi con esso, magari anche a capirlo, e progressivamente fare tutte quelle azioni che avete visto nel video che vi possono aiutare ad accelerare una ripresa, una risintonizzazione con quello che avviene fuori di noi, nei nostri parchi e nella natura che ci circonda. Non abbiamo ancora fatto un video completo sulla depressione, questa è una forma molto particolare, ma ricordate sempre che qualunque sintomo psicologico che abbiamo la possibilità di peggiorarlo ulteriormente nel momento che non accettiamo gli stati emotivi. Sia chiaro, accettare non vuol dire rimanere fermi senza fare nulla. Accettare vuol dire consentirsi quello che si sta vivendo in quel momento, riconoscerlo per quello che è, avere anche la capacità di tollerarlo un po', rimanere insieme a lui, magari ha qualche cosa di utile da dirci, ma poi anche attivarci per ritrovare la serenità che la primavera ci sta offrendo. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao e a presto!